So guys, welcome back to another video. It's your boy Official and we are back again with another awesome update. Please, you need to watch this video till end and also try to share this video for me. Currently, the Italian government is trying to work hard on changing the citizenship law for immigrants so that it will be very easy for immigrants to acquire this citizenship here in Italy, especially those who were born here even by a foreign parents and immigrants who are schooling here in Italy. But we know a lot of people are against this thing. Matteo Salvini is number one. Che motivo c'è di cambiare la legge? Legge che funziona, non si cambia, compi 18 anni, impari la lingua, ami questo paese, puoi diventare cittadino di questo paese. Punto. Per me la polemica è finita. La cittadinanza non è un biglietto al parco giochi o al Luna Park o alla fiera di Strembo dove vinci il pesce rosso nella boccia. But right now we still have another man who is also against this thing. The name of this man is Vannachi, the one you are seeing here. Now this Vannachi man is saying he will never agree for the government to change the citizenship law, because this man is saying he has been in France, he has school in France, but France never give him the France citizenship. So why is it that in Italy here they are saying, so far as you are immigrant and you are schooling here, so far as you are immigrant and you are born here, even though by a foreign parent, they should give you the Italian citizenship. He don't agree with that, and this man is still coming from the Matteo Salvini party. Now this man has listed 3 things that if you want to become the Italian citizen, you must be in this category. But I want to prove this man wrong with what he stated, that immigrants has all these requirements. Some immigrants even have more than this requirements this man is saying. As we all know that Giorgia Meloni once said that before you get the Italian citizenship, you need to suffer, you need to sweat. Once you get the Italian citizenship, then you have to celebrate it. La cittadinanza italiana non si regala. Se vuoi essere cittadino italiano, te lo devi volere, te lo devi sudare, te lo devi meritare, e quando la cittadinanza ti viene data, beh, si deve celebrare. Da noi funziona così. Very quickly, let's get to the 3 things this man stated that before you get the Italian citizenship, you need to have these requirements. The man continued to say that Italian citizenship is not a book or a paper that you can just go to the bookshop and buy it, but you need to suffer or you need to fall into these categories before you get them. And guys, TapTapSend still remains the #1 mobile app you can use to wire money back to Nigeria. The app is very simple and secure. You can download it on Google Play or App Store. Register, it is very simple. In your first transfer, just add my promo code Official Nigeria in capital letters. Like this, they are still dashing you additional €5 bonus. If you are finding any difficulties with the application, just contact me and I'll put you through. I'll not come here and give you something that is not good. The name of the app is TapTapSend. And now let's get to the 3 things this man said, and I want to prove him wrong. Now the #1 thing he said was obeying the Constitution of Italy, meaning you have to obey the rules and the regulations of Italy. You don't have to be committing crimes like some people are doing out there. But it's not all immigrants. I agree with him with some part, but with some part I don't agree with him. It's not all immigrants who commit crime in the countryside. We have Italo people who also commit crimes, you understand? And the second point was paying of tax. And I want to tell this man that a lot of immigrants, day in and day out, they wake up early in the morning trying to get their daily bread. At the end of the day, they still pay taxes. So you cannot tell me that immigrants living here in Italy don't pay tax. So that point is not a point for you not granting citizenship to immigrants. The third point was immigrants must be ready to fight for Italy in terms of difficulties. And I want to tell this man that we don't pray for that, but if war or something difficult happens to Italy, it is immigrants who will come out first. We have a lot of people out there, a lot of immigrants, a lot of foreigners that Italy has changed their lives. So if something happens today here in Italy,
immigrants will be the first people to come out. We have seen a lot of immigrants saving Italo peoples in terms of difficulties. So these things that this man has stated, I don't see them to be necessary, because we have a lot of immigrants out there, day in and day out. They are trying to work hard, and at the end of the day, they pay taxes. Let's watch the video. When we are back, we will give you the rest of the update. So stay tuned. No, beh, questo rientra nell'estremismo che rappresentano i miei pensieri, no? Cioè il fatto di dire una cosa del genere, oggi, attualmente, secondo il signor Fabrizio Roncone e tanti altri, mi classificherebbe come un estremista. Come ha detto Aldo, io ho fatto la prima elementare a Ravenna, poi sono andato in Francia e sono arrivato all'esame di Stato in Francia per poi rientrare in Italia, ma la mia famiglia è rimasta in Francia. E io sono rientrato in Italia, in Accademia Militare, perché mi sentivo italiano. Avevo vissuto 11 anni in Francia, gli anni più importanti della vita di una persona, di un ragazzo, perché dai 7 ai 17 anni sono gli anni nei quali uno si forma, fa le amicizie, frequenta la scuola, entra a contatto con la cultura del paese nel quale vive. Ebbene, io a 17 anni, pur avendone vissuti 10, 11 quasi in Francia, mi sentivo più italiano di prima. E me ne sono tornato in Italia e ho frequentato l'Accademia Militare perché mi sentivo italiano e in dovere e in passione di difendere la mia patria. E ho fatto questo percorso in maniera deliberata. Ora, io mi domando, no? Io oggi dovrei essere cittadino francese perché ho fatto le scuole in Francia. Questo è il parametro. Però io ho anche studiato 2 anni in Romania e quindi dovrei essere anche cittadino rumeno. Perché giustamente ho studiato 2 anni. Allora, chi è che decide che 2 non vale, 3 vale, 5 vale, 6 non vale? Com'è che scegliamo questi anni? In base a che cosa? In base a quasi sensibilità. E se poi andassi a studiare, per esempio, perché ci sono delle scuole fantastiche negli Emirati Arabi, giustamente dopo 5 anni che studio a Dubai divento cittadino degli Emirati Arabi Uniti. Magari non condividendo una parola di quella che è la mentalità, la cultura, la tradizione e gli ideali che sono rappresentati nella nazione degli Emirati Arabi Uniti, perché hanno una cultura totalmente diversa dalla nostra, ma ne potrei citare 1000 altre di nazioni. Quindi se io studiassi in Russia per 5 anni dovrei diventare automaticamente cittadino russo, tutti putinisti diventeremmo. Questo è il discorso che fanno i personaggi che stanno oggi promuovendo lo Ius Scholae. Ma nella loro mente, perché poi alla fine, forse io questa non la dico con certezza, no, è a senso unico. Cioè solo agli altri che vengono a studiare da noi dovrebbe essere concessa la cittadinanza italiana. Agli italiani che studiano negli altri 193 stati del globo, no, perché è una cosa diversa. Gli altri sono inferiori a noi non possiamo abbassarci alle altre nazionalità, no? Questo è il concetto che ci vengono a dire. Allora io mi domando, il fatto che un ragazzo studi da noi 3, 4, 5, 6, 7 anni, in che modo favorisce il fatto, la circostanza di concedergli la cittadinanza italiana? Perché qua si sta perdendo il significato di che cosa sia la cittadinanza. La nazionalità, che cos'è? È un patto che si ha con lo Stato stesso, che implica diritti e doveri. Quindi la persona che studia da noi, in che modo accetta questi doveri? Ve ne dico tre che sono previsti dalla nostra Costituzione, ai quali tutti i cittadini italiani si devono attenere. Il primo è quello di rispettare la Costituzione e le leggi. Quindi a tutti quelli che commettono reati la cittadinanza non dovrebbe essere concessa, per quanto studino da noi. Questo è il primo criterio che bisognerebbe andare a seguire. Il secondo è quello di contribuire al bene sociale, pagare le tasse, e quindi questi signori un domani dovranno pagare le tasse. Il terzo, che molto spesso ci si dimentica, ma che io ritengo il più importante di tutti e tre, ed è sancito all'articolo 52 della Costituzione italiana, è la difesa della patria. Ora, per quale motivo una persona che studia 3, 4, 5, 6 anni da noi accetta automaticamente il dovere di difendere la patria? Questo ce lo devono spiegare. Io ho vissuto un po' di tempo in Francia. Sapete come si diventava cittadini, e come si diventa tuttora cittadini francesi? Uno dei modi? È arruolandosi nella legione straniera per 5 anni. Tu difendi la Francia per 5 anni e ti sottoponi a tutto quello che lo Stato francese ti fa fare nella legione straniera per difendere i confini, gli interessi della nazione,
e dopo 5 anni che tu difendi la patria francese, io ti faccio diventare cittadino francese. Guys, I hope you have seen the video. Let's continue praying because a lot of people are supporting that they should change this law so that immigrants who are born here, even by a foreign parent, or immigrants who have school here, could get the Italian citizenship very easy. Let me know what you think about this video. Until we meet again in the next video, please stay safe and stay blessed. Peace out.